tutti ragazzi, in questo video voglio farvi vedere come progredire nella planche con l'esecuzione sempre corretta e pulita. Allora, partiamo subito. Il primo step più importante, quindi diciamo, è la protrazione scapolare. Quindi ci mettiamo a terra in posizione di planca braccia tese e facciamo una retrazione e una protrazione delle scapole. Così per, diciamo, 5 serie, per 5 ripetizioni, 10, poi fate voi. L'importante è che sentite per bene la protrazione e poi rilasciate sempre. Protrazione al massimo e rilasciate tutto, ma sempre a braccia tese, quindi non si deve fare questo. Ma ovviamente le braccia devono essere completamente in lockout. Il secondo punto, sempre fondamentale a mio avviso, è la parte dei lombari. Quindi quello che si vede spesso è questo. Quindi ci mettiamo in posizione di planche lean e quello che si vede è sempre questo. E la parte dei lombari è troppo alta. Quello che dobbiamo fare è cercare di schiacciare il più possibile in basso, attivando glutei, lombari e anche le gambe. Le gambe devono essere completamente tese. Quindi quello che si deve fare è, per esempio, partiamo dalla forma sbagliata, che è più o meno questa. Quello che dovete fare è abbassare il più possibile e tenere tutto il corpo teso. E aggiungere la protrazione di prima. Quindi se prima facevamo questo, che era la retrazione completa, e questa è la protrazione, voi dovete stare fermi qui, in questa posizione, andare avanti e tenere il corpo completamente teso. Tutto deve essere attivo. Quindi nella planche è molto importante avere tutti i muscoli attivi e non ci deve essere, diciamo, nessun muscolo che non sia attivo, perché nella planche è una leva che bisogna attivare tutta la parte del corpo, tutti i muscoli devono lavorare come se fosse un unico muscolo. Ora vi farò subito vedere come si dovrebbe eseguire, in questo caso faccio una straddle planche, come si dovrebbe eseguire nella forma più pulita possibile, senza nessuna compensazione. Allora, partiamo subito. Ci mettiamo in posizione di advanced con le ginocchia per terra o volendo anche con le gambe tese e ci sbilanciamo in avanti seguendo tutti i punti che abbiamo detto prima, quindi protrazione e la parte dei lombari che deve essere sempre bassa e sempre con i muscoli attivi delle gambe, dei glutei e dei lombari e non bisogna assolutamente cambiare quella linea. Quindi per mostrarlo al meglio cercherò di fare una planche partendo da lean, cercando di non muovere nessun muscolo e tenerlo sempre in quei punti fondamentali. Allora partiamo. Allora, questa era la planche a cui bisogna, diciamo, ambire per cercare di arrivare alla linea perfetta. Gli errori più comuni che si commettono è proprio quello di non attivare la parte dei lombari e quindi vanno a fare questa cosa qui. Si mettono in posizione, però non riescono a tenere la parte dei lombari schiacciata e ben in linea. E quindi cosa fanno? Si sbilanciano e non si sbilanciano abbastanza e tengono il sedere alto con le gambe basse. In questo caso la cosa che bisogna fare è scalare di una propedeutica, perché assolutamente il corpo non è pronto per tenere una straddle planche. Quindi la cosa che proprio vi consiglio è questo esercizio, che è molto importante appunto proprio per la parte dei lombari e per capire dove deve stare il corpo precisamente. Allora, partiamo dalla posizione di tuck planche e portiamo le gambe indietro in advanced, senza muovere per niente la parte dei lombari. Così. Come vedete, in questo caso io ho tenuto i lombari e i glutei fermi in un punto e ho spostato solo le gambe. Quindi quello che non si deve vedere è esattamente questo. Quindi andare a inarcare la parte del lombare è la cosa più sbagliata, perché se no non potete capire la corretta attivazione dei lombari e come deve muoversi il corpo per andare appunto a farla nella linea corretta. Un altro errore che si commette spesso è quello di sbilanciarsi in avanti eccessivamente. Quindi quello che le persone vanno a fare
è proprio quello di non attivare innanzitutto la protrazione e pensare solo allo sbilanciamento. Quindi fanno questo. E di conseguenza inarcano anche i lombari. Quindi in generale proprio quello che si dovrebbe cercare di fare è allenare, in questo caso perché comunque una forza bene o male c'è in straddle, però per attivare diciamo tutti i muscoli nella maniera più precisa e corretta possibile è quella di lavorare sempre nella propedeutica minore. Allora quindi cosa bisogna fare per migliorare questa linea? Quello che io consiglio è sempre di allenare l'advanced hack planche, che secondo me è la propedeutica migliore per diciamo progredire nella maniera più graduale e corretta possibile. Quindi se abbiamo comunque quella linea in planche, sia con la parte dei lombari troppo alta oppure con lo sbilanciamento in avanti, comunque bene o male abbiamo una forza tale che ci permette di lavorare bene in advanced hack planche. Quindi che quello che consiglio è scalare assolutamente la propedeutica e non provare sempre a caso così la straddle. Quindi un altro esercizio a mio avviso molto utile è quello di allenare dei stacchi in advanced hack planche. Quindi ci mettiamo sempre come prima con tutte le attivazioni del caso e ci sbilanciamo in avanti senza però fare nessun salto, ma cercando di essere più controllati possibili. Quindi andate in avanti, vi sbilanciate e tornate giù. Oppure, ovviamente, un altro esercizio sempre molto utile è quello di allenare semplicemente l'isometria. Quindi una volta che avrete ben solida l'advanced hack planche e avrete superato i 20-25 secondi ma nella linea corretta, allora possiamo passare ad allenare di nuovo la straddle planche, ma questa volta con degli esercizi dinamici. Quindi in questo caso vi faccio vedere L-sit to straddle planche. Quindi da L-sit a straddle. Ora passiamo a un esercizio che è quello secondo me più utile, che vi farà capire la corretta attivazione, che vi darà veramente tantissima forza per la planche, che sono i stacchi da linea in straddle. Quindi questi sono molto difficili, diciamo. Se non riuscite a farlo a corpo libero, diciamo, usate una loop band da 10-15 kg. Questo esercizio è sempre come quello di prima, in advanced, però questa volta in straddle, quindi stacchi da linea in straddle planche. Un altro esercizio molto utile è il bent arm planche, che anche questo vi permette di capire la corretta attivazione e vi dà pure forza per la planche a braccia piegate. Quindi, come avrete capito, il mio consiglio è quello di regredire di una propedeutica, quindi tornare indietro, accorciare la leva e migliorare tantissimo in quella propedeutica lì. Se volete degli altri video di questo genere, basta che lo scrivete sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione.